Ciao a tutti da Marco, ma non vi sembra paradossale che su YouTube si parli paradossalmente così poco di paradossi? Ebbene ci ho fatto un video. Parliamo del paradosso del compleanno, o, secondo il nome originale, The Birthday Paradox. In questo esempio noi abbiamo due persone. Una compie gli anni in un certo giorno e l'altra ovviamente li compierà in un giorno casuale. Quale sarà la probabilità che le due persone abbiano proprio lo stesso compleanno, lo stesso giorno dell'anno? Ovviamente 1 su 365, quindi siamo a circa, se l'anno non è bisestile, allo 0,27%. Ma andiamo ad osservare adesso cosa succede se aumentiamo il numero delle persone e andiamo a verificare quante di essi compiono gli anni lo stesso giorno. Ma prima facciamo un passo indietro. Se io, paradossalmente, che compio gli anni il 5 ottobre, cercassi un'altra persona che ha lo stesso compleanno e avessi a disposizione ad esempio 20 persone, mi trovo in una classe di 20 persone, quale sarà la probabilità che almeno una di queste 20 persone compia gli anni proprio il 5 ottobre? Essa sarà circa 1 su 20. Quindi abbiamo all'incirca il 5% di probabilità che ciò avvenga, quando n è uguale 20. Ma se noi cercassimo la probabilità che su, poniamo, 24 persone, 23 persone anzi, ce ne siano almeno due che compiono gli anni lo stesso giorno, non precisamente il 5 ottobre, ma che compiono gli anni un giorno qualsiasi che sia comune tra di loro. Quale sarà secondo voi la probabilità? Vi aspettereste un valore poco più grande di questo, immagino, comunque, non lo so, il 20, il 30%? Adesso il risultato per cui parliamo di un paradosso matematico, anche se non in senso stretto, non come il paradosso di Russell, ma ci andiamo davvero vicini. In questo caso, se n è uguale 23, abbiamo che la probabilità che almeno due persone compiano gli anni lo stesso giorno è superiore al 50%, è il 51%. Sarà più probabile che due persone all'interno di una classe di 23 ragazzi compiano gli anni lo stesso giorno piuttosto che ciò non accada. La distribuzione cresce molto rapidamente all'inizio per poi assestarsi su un valore asintotico che raggiungerà il 100%, questa è la probabilità P, quindi qui abbiamo il 100%, qui abbiamo lo 0%, qui abbiamo il numero di persone che si trovano all'interno della stessa classe, come nell'esempio, quindi abbiamo n, qui abbiamo 23, anzi diciamo il punto del 50% è circa il 22,9, ma insomma 23 siamo oltre la metà, siamo al 51%, adesso ho un po' sbagliato le proporzioni, ma diciamo, ecco, 23 dovrebbe trovarsi all'incirca qui, e qui abbiamo circa il 97% di probabilità che l'evento accada quando n è uguale 50. Quindi in una classe di 50 persone al 97% avremo che almeno due compiano gli anni lo stesso giorno. È un risultato sensazionale, ma perché vi sto parlando di tutto ciò? Perché tutto questo ha importanti ripercussioni in crittografia. Come sapete, io sono un appassionato di crittografia e ci ho scritto anche un libro, e questo problema è la base della sicurezza, delle cosiddette hash function, che sono delle funzioni che si usano per dei controlli, per vedere se un messaggio possa essere intercettato e reinviato dalla persona che ha intercettato il messaggio, fingendosi il mittente originario, quindi per ingannare, per interporsi tra il destinatario e la persona che inviava il messaggio, sperando di farla franca e di non avere incidenti di percorso. Un'altra importante ripercussione è proprio in ambito di decrittazione di codici. Infatti la lunghezza di un codice, di una chiave, per essere sicura, deve essere forte nei confronti delle cosiddette collisioni. Una collisione è quando accade un evento di questo tipo, quindi ad esempio in un testo molto lungo c'è una frazione di testo, un passaggio che permette una rispondenza, quindi una coincidenza che viene individuata e che quindi permette da lì, con un processo a catena, di scardinare l'intero codice, l'intero algoritmo utilizzato per cifrare un messaggio, ad esempio. Ve ne volevo parlare perché era un risultato, a mio avviso, controintuitivo. Anche io sono rimasto stupito quando ho notato questo risultato, che discende da un ragionamento statistico abbastanza semplice, sono eventi indipendenti e bisogna vedere poi
quando vanno ad interlacciarsi. Se volete c'è anche la dimostrazione su Wikipedia, si fa vedendo i casi per i quali non avviene che c'è appunto una collusione, ma in ogni caso i numeri sono questi, quindi si ha che per il punto di pareggio in questione n deve essere, se non erro, k per radice, no scusate, deve essere radice di k per 1.1774, dovrebbe essere questo il valore. Quindi abbiamo che se fissiamo che k è uguale a 365 giorni di un anno non bisestile, il valore di riferimento n sarà poco meno del 23%, di 23 scusate, poco meno di 23, 22,9 qualcosa, potete provare e vedere se vi tornano i conti. Io ho finito e allora vi rimando al prossimo video. Se vi è piaciuto questo mettete like, commentate, condividetelo soprattutto e fatelo sapere ai vostri amici. Ciao, un saluto da Marco!